Ciao, benvenuti o bentornati a News per Freelance. Questo è il podcast dedicato alla nostra vita. Non mi dilungo tantissimo, so che molti di voi già mi ascoltano da tempo, o altri lo fanno mentre fanno Pilates piuttosto che altre attività, e questa è la magia del podcasting. Quindi grazie per essere qui e grazie per i commenti e i feedback che vorrete darmi, che sapete sono sempre ben accetti per un continuo miglioramento, soprattutto per individuare le tematiche che sono per voi più interessanti, che possiamo condividere. Prima di introdurre l'ospite di oggi, è un ospite molto interessante, in linea con la mia ricerca sulla voce e in particolare sul miglioramento della nostra vocalità in senso lato. Questo è un po' il messaggio e l'eredità del Festival del Podcasting che è stato appunto sabato scorso al Talent Garden, un evento straordinario. Vorrei darvi un report anche di questo. Mi ha lasciato veramente tantissimo, soprattutto perché ho incontrato anche qui tantissime persone, tantissimi appassionati. I podcast emergenti erano oltre 150. E devo dire che è stato bello ascoltare, incontrare, parlare, condividere. Ringrazio tantissimo anche Giulio Gaudiano, che è stato un po' il precursore, quello che mi ha invogliato leggendo il suo libro, e ringrazio anche Andrea Ciraulo, perché davvero con la sua voce pacata dà tantissimo. Quindi torniamo al tema della voce, ma prima di farlo io vi ricordo che sono Barbara Reverberi, sono una giornalista, mi occupo di Media Relations e Digital PR. E perché tutto questo sui freelance? Perché sono la mia passione, ma perché sono la mia vita, è la mia vita. Io sono freelance da oltre 7 anni. Dopo un primo periodo di freelance solitario ho capito che forse non era cosa, e quindi ho scelto, prima di condividere questa esperienza con una collega, Moira Perruso, e quindi costituendo MOBA Comunicazione, e quindi di dare vita a Freelance Network Italia, un grande gruppo di professionisti della comunicazione e del digitale. Freelance Network si presenta, noi collaboriamo e ci presentiamo al cliente in diciamo una formula modulare, per cui cerchiamo di andare incontro alle sue esigenze in maniera agile. Ecco un po', questa è la novità, direi, del Freelance Network, che sta crescendo. Ci siamo costituiti come associazione a giugno. Se volete maggiori informazioni, cercate il gruppo, che è diventato aperto, quindi Freelance Network Italia, il gruppo, e se vi piace quello che succede dentro questo gruppo, quello che condividiamo, che sono esperienze, a volte anche una scontistica che riusciamo ad ottenere da altri partner, ma soprattutto condividiamo davvero notizie di attualità e tutto ciò che è utile alla nostra formazione, al nostro miglioramento. Utile al nostro miglioramento. Allora vengo subito a raccontarvi l'ospite di oggi. L'ospite di oggi è... mi ha colpito, ho letto un articolo dedicato a lei da Roselina Salemi su Elle Magazine qualche tempo fa, ho fatto un post su LinkedIn dedicato alla voce, e devo dire che questo post ha spaccato perché tantissimi sono interessati al sistema voce, direi sistema perché è veramente un'area complessa, e Milena Origgi, nota anche come Mailena Vocal Coach, è veramente un'esperta della voce. Ha seguito segue anche diverse conferenze, partecipa a diverse conferenze, workshop, ma la cosa straordinaria è che
Mi è piaciuta la sua storia perché è partita da Busto Arsizio, ha lavorato inizialmente soprattutto su Milano e poi è cresciuta tanto da arrivare a Boston, dove ormai risiede da oltre 5 anni. Il suo progetto sta diventando ancora più grande. Il suo progetto è portare questo metodo che lei ha creato, che si chiama Inborn Voice, in giro per il mondo. E il punto di partenza è, secondo me, bellissimo. La voce ci identifica e quando noi avremo ritrovato la nostra voce originaria, questa inborn voice, beh, insomma, avremo davvero colto l'essenza della nostra esistenza, tanto da poterla trasmettere agli altri. Quindi partendo dalla voce, questo esercizio di miglioramento in realtà porterà beneficio a tutta la nostra esistenza. Vi lascio veramente tra pochissimo a Milena, ma colgo l'occasione per portare la vostra attenzione su 3 punti focali che lei toccherà. Il primo punto è l'originalità, il secondo è l'ascolto della nostra voce, ma anche della voce degli altri e a volte direi soprattutto della voce degli altri, proprio per entrare in relazione e creare delle relazioni sane anche con il cliente perché ci aiutano a lavorare meglio. E infine amare. Bellissimo, amare la propria voce. Mi viene una domanda: quanti di voi hanno registrato una nota vocale, si sono riascoltati e non hanno amato la loro voce? Ecco, forse partendo proprio da questo è successo anche a me e per questo sto studiando e lavorando tantissimo sulla mia voce. Da qui si parte anche per un miglioramento più esteso proprio della nostra esistenza, proprio partendo dal fatto che la voce è ciò che ci rende subito riconoscibili, individuabili. Provate a fare un esperimento: se voi foste in una grande sala e cominciaste a parlare senza farvi vedere, forse qualcuno che vi conosce vi individuerebbe subito, e questo credo che sia già straordinario di per sé. Quindi amare la propria voce per migliorare non soltanto la nostra voce, ma noi stessi. Ed ecco allora che vi lascio a Milena Origgi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di News per Freelance che seguono Barbara e i suoi podcast. Sono Milena Origgi, nota anche come Mailena Vocal Coach o The Voice Guru, una vera vita da roller coaster. Sono originaria di Busto Arsizio e attualmente vivo negli Stati Uniti, precisamente nell'elegante città di Boston. Mi sono trasferita circa 5 anni fa per rispondere alle richieste dei miei clienti americani e diffondere ulteriormente il mio metodo Inborn Voice in questo grande paese. Ho subito accettato di partecipare al podcast perché questo è un argomento a me molto caro e amo condividere la mia esperienza internazionale. Come tutti voi, anche io ho creato la mia società partendo da zero, facendola crescere dapprima a Milano, poi in tutta Italia. Ho aperto il mio secondo studio a Londra, successivamente il terzo a Boston e l'imminente progetto a cui sto lavorando sono New York e Los Angeles. Da più di 30 anni mi occupo della voce delle persone, ovvero di formazione vocale professionale a 360 gradi, seguendo appunto il metodo Inborn Voice, e vi invito ad approfondire leggendo il mio sito www.inbornvoice.com oppure il mio ultimo libro La via della voce. I risultati del mio lavoro si sono diffusi così velocemente e ben oltre i confini italiani. Questo mi ha portato inaspettatamente a diventare una pioniera delle lezioni online e oggi i miei clienti spaziano dalle isole Hawaii fino ad Hong Kong. Forse non lo sapete, ma ci sono ben 13 fusi orari diversi tra questi due estremi del pianeta. Era quindi diventato necessario per me vivere e lavorare in un fuso orario che fosse più centrale rispetto a queste richieste. La costa est degli Stati Uniti è il luogo perfetto. Per mia fortuna, sempre più persone comprendono l'importanza della voce nella comunicazione interpersonale moderna, il famoso networking, soprattutto nel mondo del lavoro e della politica. Ogni giorno quindi con gioia e passione diffondo la mia esperienza a manager,
imprenditori, attori, doppiatori, youtuber e chiaramente tantissimi freelance. Ma adoro lavorare anche con le persone comuni, specialmente le mamme, le coppie e gli adolescenti. Riassumendo tutta questa presentazione, posso dire che qual è il mio segreto? Ovviamente la voce. Siamo freelance e per noi la voce conta molto come per tutte le altre persone, ma forse per noi che dobbiamo farci riconoscere, che dobbiamo farci apprezzare, perché dobbiamo saper vendere ciò che siamo, la voce conta ancora di più. Allora volevo chiederti come si comincia a coltivare la voce? Cara Barbara, come si comincia? Con un atto di volontà. È fondamentale riconoscere quando la nostra voce ha qualche difficoltà e non solo riconoscere, sentire che c'è una difficoltà, perché è da lì che si parte, è da lì che si sceglie di fare un atto di volontà e si inizia a scoprire un nuovo terreno e si inizia a coltivarlo. La seconda domanda, Milena, per te è questa: c'è un modo, attraverso il quale possiamo presentarci meglio, oppure possiamo presentare meglio il nostro progetto, ad esempio ad un cliente, proprio per essere noi stessi in quel momento? La voce è il nostro biglietto da visita, ancor più potente di un abito. Ho creato il metodo Inborn Voice proprio perché è fondamentale, come dicono gli inglesi, find your voice, trovare la propria via. Ma troppo spesso si è confusi e si scambia una delle proprie personalità che abbiamo costruito durante la nostra esperienza di vita per la nostra vera identità. Il fulcro di tutto il mio lavoro è proprio legato a questo concetto. Ecco perché ho scelto di scrivere il libro La via della voce e il mio workshop più esclusivo si intitola L'identità e la voce. Il modo migliore quindi è quello di iniziare a cercare la nostra vera identità, perché possa riflettere molto bene quello che stiamo dicendo, per evitare di vendere ai propri clienti una personalità che non ci corrisponde e non riflette dunque la nostra passione, minando la fiducia e la credibilità davanti al nostro interlocutore o cliente. Ci dai anche 3 consigli per migliorarla la voce? 3 consigli? Ne avrai molti di più. Cerchiamo di riassumere. In assoluto non copiare gli altri, via video, nozioni generiche e via dicendo. Questo ci rende standard. La nostra originalità si disperde. Secondo, soffermarsi ad ascoltare l'armonia tra la nostra voce e quella del cliente, durante una trattativa chiaramente. Non avete idea quanto questo elemento, con una buona formazione, snellisca i vostri e i miei tempi di lavoro. Vi faccio un esempio semplice. Una mia cliente freelance è passata da stare sveglia fino a mezzanotte tutte le sere per preparare la strategia con il cliente ad andare a letto alle 10 dopo aver visto un film con la sua famiglia. Inborn Voice non appesantisce, non ne aggiunge, ma rimuove e alleggerisce, donando risultati veloci e duraturi. Terzo e ultimo consiglio. Iniziare ad ascoltare e amare la propria voce, affinché possiate sentire ed evidenziare i punti deboli, senza nasconderli a voi stessi. Perché questo? Ogni punto debole è terreno fertile per le vostre paure, le vostre incertezze. E come dice Simona Ventura, queste arrivano di pancia e possono minare il successo di un lavoro al quale vi siete dedicati per molto tempo. Sapete che anche pochi humming in inglese, quindi i nostri però hanno molta valenza nel successo di una vendita? La statistica che ho evidenziato in 30 anni di esperienza è quasi della perdita della vendita del 70%. La fiducia sgorga in una voce sicura e presente che vi donerà sempre il risultato che vi aspettavate.
Hai scritto diversi libri, l'ultimo è La via della voce e riconosci che l'identità è fondamentale per la nostra voce o viceversa, la voce è fondamentale per dare enfasi alla nostra identità. Allora so che ci sarà un tuo grande evento a Milano e mi farebbe piacere se ce ne parlassi un po' di più. Così posso lasciare un link nel post che pubblicherò. Cara Barbara, certo, la voce e l'identità e la voce sono legate in maniera indissolubile. Ci sarà questo evento, sì, a Milano. Sarà un workshop. È il mio fiore all'occhiello. Dopo tanti, tanti anni di lavoro, dedizione, non sempre facili, vi garantisco. Siamo giunti finalmente alla 13ª edizione, che sarà quella proprio di Milano. La tournée è iniziata a Los Angeles, tocca a New York, Londra, Parigi e ultima tappa del 2019 sarà proprio la mia amata Milano. Poi mi dedicherò alle date successive nel 2020. In cosa consiste? È un vero e proprio workshop. Quindi riceverete qualche breve nozione e subito dopo inizieremo a raggiungere, risvegliare e attivare la massima espressione della vostra identità attraverso le molteplici potenzialità della vostra inborn voice. Lo adoro. Sarete i protagonisti della giornata ed io la vostra guida, che rispetterà, libererà e abbellirà il vostro incredibile strumento comunicativo. Smetterete di usare quella voce che mente a voi stessi e non vi rappresenta. Rimuoverete blocchi vocali energetici e fisiologici. Per qualcuno addirittura è un'esperienza bellissima nella quale la propria essenza più nascosta si risveglia. Esempi chiari delle sensazioni che vivrete possono riassumersi in momenti topici di questi film a me molto cari. Il primo è Harry Potter. Immaginatevi davanti alla porta piena di centinaia di serrature che con un'unica chiave, che io chiamo Inborn Voice, si apre magicamente e rivela la pietra filosofale, il tesoro. Poi abbiamo anche l'attimo fuggente, la sua intensità. Vi farò vivere la stessa intensità. Oppure mi riferisco ad un film che amo moltissimo e riguardo centinaia di volte quando posso, Mangia, prega e ama, quando Julia Roberts riassume il viaggio per ritrovare se stessa, la vera se stessa, in una significativa frase. Se sei abbastanza coraggiosa per iniziare la ricerca della verità sia esterna che interna e se sei preparata soprattutto ad affrontare e perdonare alcune realtà di te stessa davvero scomode, allora la verità non ti sarà preclusa. Questo è quello che vivrete al workshop di Milano, un'esperienza strettamente legata alla vostra voce, alla vostra comunicazione, ma alla bellezza dell'espressività umana che difendo ogni giorno con grande passione e fiducia. Un saluto a tutti, grazie per l'ascolto, un saluto anche a te Barbara e buon lavoro freelance. Beh, cari amici che mi ascoltate, cari amici freelance, già non so se avete notato la differenza tra la mia voce e la voce di Milena. Considerevole, ho tanto da lavorare, si percepisce come la mia voce abbia ancora bisogno di essere educata e quindi sono proprio felice di aver incontrato Milena sul mio cammino, felice perché in effetti ha risposto al mio appello con entusiasmo dopo quel post su LinkedIn e quindi mi viene da dire quanto sono
utili i social network quando vengono utilizzati con buon senso e criterio anche per un progetto personale. Dall'altra parte ringrazio Milena per questa sua pillola, per questi suoi suggerimenti che sono sicuramente utili per noi freelance che vogliamo cambiare anche il modo di vedere il mondo del lavoro con una maggiore libertà di scelta. E quindi cosa c'è di meglio di una voce innata, di quella voce che ci identifica e che abbiamo un po' perso nel corso degli anni proprio per i condizionamenti che abbiamo ricevuto. Allora, io voglio fortemente procedere con questo percorso, quindi l'ho condiviso con voi. Spero che ascoltiate con attenzione, che andiate a ricercare anche tutte le informazioni, tutti i dettagli su questo metodo in particolare. Vi lascerò nel post anche i riferimenti per trovare Milena e anche una possibilità di sconto per 3 di voi che vorranno partecipare al workshop di Milano. Milena gira il mondo, quindi è un'occasione averla anche qui a Milano. Se qualcuno fosse particolarmente interessato, mi può intanto scrivere in privato, vi ricordo i miei contatti, mi trovate su Twitter come Espi, mi trovate su LinkedIn e naturalmente su Telegram. In ogni caso, se appunto volete contattarmi e lasciarmi un messaggio in privato, sarò felice di darvi indicazioni più precise. Vi lascio gli approfondimenti nei link sotto il post. Sono felice che Milena sia stata nostra ospite, la ringrazio ancora una volta e ringrazio soprattutto voi per seguirmi sempre così con fedeltà. Mi fate davvero piacere e spero di fare un buon lavoro per tutti noi. Grazie, ciao!